Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, nuovo video, Napoli-Torino si giocherà stasera ed aprirà la 28esima giornata di Serie A. Non facciamo i fessi perché l'occasione è ghiotta, possiamo fare 3 punti e portarci alla pari dell'Atalanta, poi dovranno giocare tutti la 28esima di Serie A e noi la guarderemo gufando anche un tantino perché è inutile nasconderci, gufiamo le squadre con le quali poi siamo in competizione per queste coppe europee. 8 marzo colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le donne del mondo, al di là di colori supportati, confini e razze, e soprattutto alle donne che mi seguono sul canale, tifose del Napoli e non. Detto questo, andiamo nel vivo del video. Ovviamente diremo le probabili formazioni più avanti, cominceremo col parlare, ecco, del presidente De Laurentiis, dichiarazioni stadio. Ci sono state ovviamente le domande riportate a Calzona anche nell'immediato post contratto firmato, ecco, per traghettarci fino alla fine. Comunque una bella intervista e andremo a dire la nostra. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ne discutiamo anche lì. E per chi è nuovo e passa sul canale per la prima volta, iscrivetevi al canale e se lo fate attivate la campanella perché è un passaggio importantissimo per poi ricevere le notifiche e restare aggiornati. Se vi piace il contenuto, un bel like che non guasta mai. Partiamo dalla situazione stadio, perché ovviamente ogni volta che parla il presidente ci si divide come tifoseria. C'è lo scettico che dice sì, è sempre la stessa zuppa, Fragola, Bagnoli, Castellammare, Pompei, Caserta, faccio lo stadio qui, faccio lo stadio lì, ma poi non succede niente. Allora, ci sono alcune cose da considerare. Ci sono gli europei, ovviamente, che arriveranno in Italia 2032. Ci sono delle riqualifiche a livello di stati in Italia perché comunque devi farti trovare pronto. Possiamo cavalcare anche quest'onda. Io non sto dicendo con questo che domani comincia veramente la costruzione dello stadio del Napoli, però il presidente è stato chiaro, il Maradona per fare il restyling appunto dello stadio bisogna togliere praticamente tutto quello che c'è all'interno e ricominciare la pista d'atletica da eliminare, eccetera, eccetera. E quindi il Napoli per 3 anni non dovrebbe andare a giocare altrove, Salerno, Benevento, non lo so dove si potrebbe giocare. Fatto è che il presidente se ne è uscito e ha detto no, lo stadio si farà a Bagnoli con tanto di date, mesi, eccetera, eccetera, perché oggi, dopo la commissione che si curava della bonifica del territorio di Bagnoli, da oggi dovrebbero cominciare i lavori di bonifica che dovrebbero durare 18 mesi e dalla fine della bonifica fino diciamo allo stadio messo in piedi dovrebbero passare 12 mesi, quindi 30 mesi totali per avere uno stadio di proprietà. Allora, che i 18 mesi per la bonifica siano abbastanza, non lo mettiamo in dubbio. C'è sicuramente uno studio dietro e tanto di cappello, ma i 12 mesi per la costruzione per me sono un tantino pochi, anche perché ho letto che per fare lo stadio della Juve all'epoca ci sono voluti 3 anni dal primo mattone all'ultimo, o meglio 2 anni dal primo mattone all'ultimo, 3 anni per tutta la trafila tra burocrazia, leggi approvate, eccetera, eccetera. Però i lavori sono stati per 2 anni consecutivi per poi finire lo stadio, quindi 12 mesi diciamo da fine bonifica e ad arrivare alla fine della costruzione dello stadio è un po' diciamo utopistica come visione, ma non sto qua a sindacare le tempistiche. Può darsi che comunque ti avvali di cantieri molto più abili e molto più rapidi, non lo sapremo mai. Fatto è che una cosa che volevo dire ed è da considerare, perché poi è molto semplice dire sì, è sempre la stessa storia, spari sempre così, poi lo stadio non si fa mai. È vero, tutti a fare ironia e a criticare. San Siro viene ristrutturato con finanziamenti pubblici per due squadre che sono ovviamente due società che appartengono a società private, a fondi stranieri, ecco, mettiamola così. A Napoli succede invece completamente l'opposto. De Laurentiis si deve autofinanziare la ristrutturazione di un eventuale Maradona,
nel caso fosse il Maradona, a differenza ovviamente di un San Siro che viene pubblicamente, con soldi pubblici, ristrutturato, anche se ha due società in mano a fondi stranieri. Questa è una differenza fondamentale per quanto riguarda anche, diciamo, chiudere qualche occhio a livello di burocrazia, essere un tantino più rapidi nei permessi, eccetera, eccetera. Con questo non voglio dire che non si può fare, ma la trafila cartacea e non è un tantino diversa, diciamo, se scendiamo un po' da Milano verso il basso. Chiusa parentesi, quindi senza scagliarsi, secondo me, contro il presidente, sì, io faccio il macerto, lo facciamo qua, lo facciamo là. Fatto è che una società come il Napoli avrebbe bisogno di uno stadio di società, di proprietà, scusate, non di società, quanto prima, per poter poi anche aumentare, al di là della pilla, anche un fatturato che sarebbe poi al 100% nelle casse della società, dove tu poi puoi gestire diversamente il mercato, puoi gestire diversamente investimenti, soldi, molti più soldi che entrano rispetto ad adesso dallo stadio, quindi sarebbe una società con una visione un tantino diversa rispetto ad oggi. Detto questo, passiamo alle parole di Calzona, perché io le avevo già lette, ovviamente, alcune, non tutte, le avevo già lette appena arrivò lui, il finestrino, la tangenziale, eccetera, eccetera, l'adrenalina, però è bella poi come è stata riportata tutta l'intervista, e la andiamo un attimo a recuperare se la trovo. Eccola qui. Quando sono tornato a Napoli ho tirato giù un urlo in tangenziale per la troppa adrenalina che avevo, non potevo assolutamente rifiutare il Napoli, dice Calzona. Mi trovavo in Calabria perché i miei genitori vivono lì, perché stiamo ristrutturando un appartamento, ero con mio fratello dove stare 4 giorni, dovevo stare 4 giorni, ma non è stato così. Stavo camminando al mare, perché io tutti i giorni passeggio al mare quando posso, almeno 10 km. Stavo aspettando un peschereccio col pesce fresco, ho ricevuto una chiamata da un dirigente del Napoli e chiaramente non ho comprato il pesce. Hai pensato per un attimo rischio di bruciarmi? Calzona. La telefonata è durata 40 minuti, ma mentre loro parlavano pensavo. Non ho mai avuto il minimo dubbio, un'offerta del genere non si può rifiutare, la comfort zone non fa per me. Io amo le sfide, sono andato in un paese che non conoscevo come la Slovacchia e poi Napoli fa parte della mia vita, tornare a dare una mano era troppo importante. Com'è stata la prima volta che sei entrato al San Paolo da primo allenatore contro il Barcellona? Venivo su dalla Calabria con una macchina a noleggio, ero in tangenziale, ho tirato giù il finestrino e ho cacciato giù un urlo. Tanta era l'adrenalina e la gioia di tornare a Napoli con questo nuovo ruolo. Riesco poi a essere misurato quando entro dentro lo stadio, ma questa volta è stato diverso perché ho sentito il carico della responsabilità di rappresentare una regione e con me la mia famiglia, perché ci si rendeva conto del peso di tutto ciò. Perché vi leggo queste cose? Ve le leggo perché l'abbiamo sempre detto sul canale, fa parte anche di una, diciamo, di avere, di portarsi avanti col lavoro, perché una cosa del genere, al di là che sia l'allenatore o un calciatore che voglia Napoli, il volere la piazza e il voler mettersi in gioco per la piazza partenopea, diciamo, parti già con qualche punto in più a livello mentale, a livello di scossa, diciamo, psicologica da dare alla squadra. Calzona è stato il passo giusto da fare. Ovviamente poi dovranno arrivare i risultati, perché credo che la riconferma, l'eventuale riconferma del mister passi comunque da una qualificazione Champions a fine stagione, cosa che è difficile, l'abbiamo analizzata, non impossibile, perché le partite da giocare ci sono ancora, gli scontri diretti tra le contendenti alle coppe sono ancora tanti. Vedremo poi a fine anno, tireremo le somme. Dal mio punto di vista, per la persona che è Calzona e per come intende il lavoro e come ama la piazza partenopea, mi auguro che si riesca nell'obiettivo e venga confermato. Questo è ciò che mi auguro, ma l'ho già detto, perché il cambiare allenatore non sai mai come va a finire a livello empatico con lo spogliatoio, la squadra. Comunque avrai delle partenze quest'anno a giugno e qualcuno andrà via per essere rimpiazzato ovviamente da qualche altro calciatore.
ci deve essere quel click mentale per poter affrontare una stagione senza mal di pancia, senza un contratto appeso, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente è scontato dire mi tengo Calzona che già è sulla panchina da tot mesi, molti calciatori già li ha allenati per questi mesi fino a giugno, quindi sarebbe più semplice poi spianare la strada e portare i ragazzi in ritiro e concentrarsi sull'annata poi che verrà, al di là di un europeo da giocare dove Calzone e Sinatti non ci saranno fino, non lo sappiamo fino a quando, perché poi sarà determinante il cammino sia dell'Italia che della Slovacchia. Complimenti ancora a Calzona per le parole. Noi siamo consapevoli che è venuto a Napoli mettendosi in gioco al 200% perché è una sfida che devi avere due bocce, diciamo così, per affrontarla e per venire a fare il terzo allenatore al Napoli nella situazione in cui ci trovavamo. Vediamo stasera, scusate, di portare a casa questi 3 punti fondamentali e metterci a 46 con l'Atalanta. Le probabili formazioni, una cosa che a voi non piacerà sicuramente, vedono di nuovo questo Zielinski in fiducia da parte della società e dell'allenatore nel farlo giocare titolare. La formazione dovrebbe essere questa: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus sulla coppia centrale, Mario Rui. Il ballottaggio con Olivera però c'è sempre, quel 60-40 ci sarà sempre fino a fine anno su quella fascia sinistra se stanno bene i due terzini. Io credo che giochi Mario Rui per un fatto di alternanza. Ha giocato comunque Olivera la scorsa partita, forse schiererà Mario Rui stasera, anche se io mi terrei Mario Rui per il Barcellona. Comunque, detto questo, Anghissà, Lobotka, Zielinski, a quanto si legge, Politano, Osimhen e Quara, il tridente d'attacco. Io schiererei Traoré sempre tutta la vita per farlo giocare, per fargli ritrovare minutaggio quanto prima e familiarità, diciamo, col campo, perché talvolta, essendo comunque un calciatore molto tecnico e con un bagaglio, diciamo, importante, deve deve trovare comunque campo e tanti minuti col pallone tra i piedi, anche se a livello di posizionamento tattico per aprire gli spazi per Quara e tornare indietro a prendersi il pallone ci siamo già, come movimenti che devono comunque essere armoniosi in base all'Obotte che ad Anghissà, con un centrocampo che dovrebbe funzionare. Zielinski non lo so come la stanno mettendo questa situazione, perché ogni volta che si fa una formazione c'è il dubbio Zielinski. Allora, se Zielinski, io lo sto dicendo credo da più di un mese, e quello visto, diciamo, nell'ultima partita, da subentrato addirittura, dove io mi aspettavo che, sai, fisicamente entri dalla panchina, sei più fresco, la squadra avversaria ha già 45-50 minuti nelle gambe, puoi fare ancora di più la differenza con appunto i cambi di direzione, il collante tra difesa, tra centrocampo e attacco. Però nessuno l'ha visto da quando è subentrato nella partita scorsa, quindi non lo so cosa sia cambiato in settimana per dargli ancora più fiducia. Io ovviamente mi auguro che se venga schierato dall'inizio faccia la differenza e ci aiuti a portare questi 3 punti in cascina, come si suol dire. Però sono scettico, sì, assolutamente sì. Non sto qui a nasconderlo, perché ogni volta che si parla di Piotr succede sempre questo, e poi io mi aspetto sempre che la prestazione sia convincente, ma poi non lo è mai. Date alla mano, da quando stiamo parlando, da gennaio in avanti, perché poi se torniamo indietro, settembre, ottobre e novembre vedono un Zielinski comunque tra i migliori insieme a Politano. Poi diatribe, contratti, l'Inter, eccetera, eccetera. E non sta funzionando niente più. Mi auguro che Zielinski stasera apra addirittura le marcature, figuriamoci, sono uno che ha molta fiducia nel chi viene schierato, perché do per scontato a volte che comunque il mister li vede in settimana. Calzona in questo caso saprà perfettamente mentalmente e fisicamente chi ti può rendere al meglio in base all'avversario che affronti, quindi massima fiducia. Poi
Vedremo stasera cosa succederà. E stasera per l'appunto un paio di appuntamenti e chiudiamo. 19:45 fino alle 20:45 al calcio d'inizio, pre-partita da Mauro. Sarò con Mauro sul suo canale Mana TV 1926. Seguitelo se non vi siete ancora iscritti al suo canale, ovviamente attivando sempre la campanella e tutte le cose da fare che sono gratuite e che richiedono poi pochissimo tempo. Basta un clic. 19:45, 20:45 da Mauro, poi partita da guardare ovviamente, carta e penna alla mano per appunti eccetera eccetera, dalle 22:55 live sul mio canale con Mauro che verrà da noi, con Armando e con altri ospiti per commentare questa partita che aprirà la 28ª giornata di Serie A. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Calzona De Laurentiis, Napoli-Torino, e ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli, ciao!